Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Enterog antidiarroico Opella Healthcare Italy SRL. Ultimo aggiornamento, 11 aprile 2022. Cos'è Enterog antidiarroico? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Enterog antidiarroico durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Enterog antidiarroico? Enterog antidiarroico ha un farmaco a base del principio attivo loperamide cloridrato, appartenente alla categoria degli antidiarroici e nello specifico antipropulsivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Opella Healthcare Italy SRL. Enterog antidiarroico può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Opella Healthcare Italy SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: loperamide cloridrato. Gruppo terapeutico: antidiarroici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento sintomatico della diarrea acuta. Posologia: 2 compresse come dose di attacco seguite da 1 compressa dopo ogni scarica fino ad un massimo di 8 compresse al giorno. Interrompere il trattamento se non si hanno movimenti intestinali per 24 ore. Attenzione: non usare per più di 2 giorni. Infatti, negli episodi improvvisi di diarrea acuta Enterog antidiarroico è generalmente in grado di arrestare i sintomi in 48 ore. Popolazione pediatrica. Il prodotto è controindicato nei bambini con età inferiore a 12 anni. Modo di somministrazione: deglutire la compressa con un poco di acqua. Non masticare. Usare questo farmaco solo come raccomandato. Non superare le dosi consigliate o la durata del trattamento. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6 a Euros. Gravidanza e allattamento a Euro-S. Da non usare nei bambini di età inferiore a 12 anni. Enterog antidiarroico non deve essere impiegato, inoltre, nei seguenti casi: presenza di sangue nelle feci e febbre alta. Infiammazione del tratto inferiore dell'intestino, per esempio colite ulcerosa o colite pseudomembranosa in seguito a terapia antibiotica. Stitichezza o meteorismo, presenza di aria nello stomaco. In tutti i casi in cui bisogna evitare una inibizione della motilità intestinale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In corso di diarrea può verificarsi una perdita di liquidi ed elettroliti che può richiedere un'adeguata riidratazione. I pazienti affetti da colite ulcerativa devono impiegare il farmaco con prudenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione possibili con i farmaci aventi proprietà farmacologiche simili a quelle della loperamide o farmaci che possono rallentare la peristalsi intestinale, per esempio anticolinergici, in quanto gli effetti di Enterog antidiarroico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Enterog antidiarroico durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Enterog antidiarroico durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso di Enterog antidiarroico è sconsigliato durante il primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento. Nel secondo e nel terzo trimestre il prodotto deve essere usato solo in caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Enterog antidiarroico non influenza il grado di vigilanza. Tuttavia, qualora si manifestassero stanchezza, vertigine o stordimento, è preferibile evitare di guidare autoveicoli o adoperare macchinari pericolosi. Effetti indesiderati. Se Enterog antidiarroico viene assunto correttamente, gli effetti indesiderati sono pochi e di modesta entità. Possono manifestarsi i seguenti effetti: stitichezza e meteorismo e o distensione addominale. In casi molto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In caso di sovradosaggio assoluto, per assunzione accidentale di dosi eccessive o relativo, per accumulo nel sangue di farmaco non metabolizzato, pur somministrato alle dosi corrette, incluso un sovradosaggio relativo da disfunzione epatica, possono manifestarsi depressione dell'SNC, stupore, movimenti scordinati, sonnolenza, miosi, ipertonia muscolare, depressione respiratoria e occlusione intestinale. Nei soggetti che hanno ingerito dosi eccessive di loperamide sono stati osservati eventi cardiaci quali il prolungamento dell'intervallo QT e quello del complesso QRS, torsione di punta, altre gravi aritmie ventricolari, arresto cardiaco e sincope, vedere paragrafo 4.4. Sono stati segnalati anche casi fatali. Il sovradosaggio può rendere manifesta la presenza della sindrome di Brugada. Popolazione pediatrica. I bambini sono più sensibili rispetto agli adulti agli effetti di un sovradosaggio da antidiarroico. Pertanto si raccomanda di tenere il prodotto al di fuori della loro portata per copyright. Una ingestione accidentale, specialmente nei bambini al di sotto dei 4 anni, può causare stipsi e depressione del sistema nervoso centrale con sonnolenza e rallentamento del respiro. Trattamento. Somministrare naloxone e possibilmente ripetere il trattamento dopo 1-3 ore in quanto antidiarroico ha una durata di azione più lunga rispetto a quella dell'antidoto. Sarebbe opportuno, poi, monitorare il paziente per almeno 48 ore per evidenziare un eventuale aggravamento della depressione del sistema nervoso centrale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antipropulsivi, codice ATC. A07 da 03. La loperamide si lega ai recettori oppioidi della parete intestinale, con conseguente inibizione del rilascio di acetilcolina e di prostaglandine. Si riduce, pertanto, la proprietà farmacocinetiche. La loperamide viene facilmente assorbita dall'intestino, ma quasi completamente metabolizzata dal fegato, dove viene coniugata ed escreta per via biliare. In un'unica somministrazione l'emivita di antidiarroico AD, dati preclinici di sicurezza. DL50, ratto, OS. 128 mg/kg. DL50, ratto, IP. 23 mg/kg. DL50, topo, OS. 123 mg/kg. DL50, topo, IP. 25 mg/kg. Alla somministrazione prolungata, dosi massime che non hanno provocato alterazioni. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, calcio fosfato di basico di idrato, cellulosa microcristallina, talco, amido di mais, magnesio stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.